Seconda puntata su Scratch per apprendisti stregoni bidimensionali. Questo è il canale Uterpe Lab, io sono Renato e stasera andiamo a vedere la sezione Costume, che sarebbe quella sezione, quel riquadro di Scratch che si occupa dell'aspetto grafico dei personaggi coinvolti. Una buona visione! Bene, nella prima puntata abbiamo visto le generalità di Scratch e siamo andati a costruire un primo programma, questo, li possiamo proprio chiamare programmi, abbastanza semplice con i comandi proprio diciamo basic, basilari. Abbiamo visto le varie aree del programma e adesso andiamo a vedere una nuova possibilità. Ecco, vedete, io ho fatto già clic sulla bandierina verde, aspetta 2 secondi e poi torna al punto di partenza, che è quello che c'è scritto qui, e poi alla fine si nasconde. Ok, però notiamo che ci piacerebbe che quando arriva qui si girasse e guardasse, invece di guardare a destra, guardasse a sinistra, per un effetto più realistico, insomma, invece di fare retromarcia. Come fare? Allora, in questa puntata andiamo a vedere la sezione costumi. Ecco qua abbiamo un Canva dove possiamo portare delle modifiche agli personaggi che si chiamano sprite, ricordo, gli sprite in Scratch. E possiamo anche, dopo lo vedremo più avanti, molto più avanti, creare un personaggio da zero. Allora, quello che vogliamo fare è che lo sprite si giri verso sinistra. Vedete che è possibile col clic del mouse selezionare le diverse parti del personaggio. Con il comando mirror orizzontale vediamo che riusciamo a girare la testa del micetto, ma per una completezza grafica migliore converrebbe che tutto il personaggio si girasse a destra. Quindi facciamo un grande drag and drop che comprenda tutta la figura. Vedete che adesso sono selezionate tutte le parti e dopo facciamo un mirror orizzontale ancora. Ecco qui. A questo punto noi dobbiamo anche salvarlo questo personaggio. Come fare? Allora intanto facciamo una copia del primo, perché il primo che è girato verso destra non vogliamo perderlo. Vedete che qui c'è un'area, c'è una striscia, un pannello che comprende i diversi tipi di micetto in diversi atteggiamenti o posture del suo corpo. Vediamo che in questo momento ce ne sono due, questa e questa. Questa è la numero 1, è quella che abbiamo usato fino adesso, e la numero 2 non l'abbiamo mai usata, ma in questo momento non ci interessa. Allora dobbiamo duplicare la 1 che va a finire qui al secondo posto, e quando l'abbiamo duplicata facciamo un drag and drop integrale che comprenda tutta la figura. Dopodiché, quando vedete che abbiamo selezionato tutto, andiamo a fare un mirror orizzontale con questo pulsantino qui. Ecco qua. Allora, questo micetto vedete che lui è segnato come costume 3, però è al secondo posto, quindi per non creare confusione lo portiamo al terzo posto. Quindi adesso siamo tutti in ordine. Benissimo. Torniamo al codice. Quindi adesso abbiamo la possibilità di usare una seconda postura diversa, quindi un secondo costume diverso, per venire incontro alle nostre esigenze, ai nostri desideri. Vediamo che qua nella famiglia dei blocchi viola esiste un blocco che si chiama passa al costume 3, che è proprio quello che vogliamo. Vedete che c'è un piccolo menu qua che permette di scegliere i costumi disponibili. In questo caso quello che vogliamo è il 3. Ma dove lo vorremmo il 3? Lo vorremmo mettere alla fine del primo percorso, cioè quando va in là.
quindi lo metteremo dopo questo qui. Quindi facciamo un drag and drop, bene, e andiamo a vedere l'effetto che abbiamo ottenuto. Vedete che c'è già subito qualcosa di strano, che il micetto sta andando in retromarcia e questo non va bene. Quindi cosa dobbiamo andare a vedere? Dobbiamo controllare che in costumi sia selezionato il primo, quello originale. Andiamo di nuovo in codice, vediamo che qui in alto a destra, nell'angolo destro del Canva dei programmi, dei blocchi, c'è un micetto che è proprio quello che ci serve a noi. Allora è come una specie di memorandum. Questo perché dopo, nella prossima puntata, nella terza puntata, scopriremo come aggiungere altri personaggi. Ebbene sì, Scratch funziona con più personaggi e quindi è ancora più divertente. Andiamo a cliccare di nuovo sulla bandierina verde e vediamo cosa succede. Bene, è girato dalla parte giusta, ora va fino in fondo e torna indietro così come lo vogliamo noi. Benissimo. Però cosa succede a questo punto? Che lui quando sparisce rimane fissato sulla figura, sul costume 3, perché l'ultimo comando gli dice costume 3. Quindi se noi andiamo di nuovo a cliccare la bandierina, noi lo ritroveremo di nuovo col costume 3, cosa che noi non vogliamo. Quindi dobbiamo mettere un altro blocco che gli dica all'inizio che vogliamo usare il costume 1. Quindi passa il costume 1, qua così, e lo mettiamo qui, come secondo blocco. Vediamo un po' cosa succede. Si è incastrato il programma, sì, un pochettino. Bene, vediamo adesso cosa succede. Parte giusto, va fino in fondo, si gira giusto verso destra e ci dice ci vediamo presto. Benissimo, è proprio quello che vogliamo. Facciamo ancora un'ultima verifica. Benissimo, vedete che siamo qua. Qui e adesso. Dopo passa costume 3, adesso è qui, ha atteso 2 secondi e adesso sta scivolando su questo blocco qua, dice ci vediamo presto e si nasconde. Bene, direi che in questa puntata breve, da questa puntata in poi saranno tutte brevi perché vedremo un argomento, massimo un paio alla volta, e la prossima puntata sarà come aggiungere un personaggio. Vi ringrazio di avermi visto fin qui, un abbraccio e a presto sempre con Scratch. Ciao!